In questi anni, a forza di parlare di parassiti, mi è capitato più volte di imbattermi in scienziati del passato, ma anche del presente a dirla tutta, che hanno parassitato se stessi. Parlo di sperimentazioni con vari tipi di parassiti e generalmente la cosa viene fatta per capirne meglio la biologia. Anche se credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che sia una cosa abbastanza stupida da fare. Al che mi sono chiesto: sarà mai possibile trovare degli studi in cui si dice apertamente che cosa si è combinato per la scienza? E la risposta è ovviamente affermativa, anche perché altrimenti questo video non esisterebbe. Perciò ragazzoli, preparatevi, perché questo sarà un interessante viaggio nella parassitologia, ma in un modo in cui non viene praticamente mai trattato. Non so nemmeno se su YouTube Italia in realtà sia mai stato portato questo tipo di argomento. Ma prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale nel caso ancora non l'aveste fatto, per me è una cosa super importante. Grazie mille. Cominciamo? Trovare le fonti, perlomeno inizialmente, per fare questo video non è stata esattamente la cosa più facile del mondo. Anzi, ringrazio una persona che mi ha aiutato tantissimo e da lì poi è stato tutto in discesa. Posso dire che la maggior parte delle volte che qualcuno si è autoinfestato con un parassita sia stato per scoprire o comunque capire meglio il ciclo biologico del parassita. Ma che cos'è un ciclo vitale? Avete presente quegli schemini che si vedono spesso quando si parla di parassiti, no? Ecco quelli. Si tratta di quell'intervallo di tempo tra la nascita e la riproduzione, con all'interno tutto lo sviluppo dalla gioventù all'età adulta. E questo per un parassita si traduce nella nascita, ad esempio, da un uovo, lo sviluppo in vari stadi larvali che possono coinvolgere anche più ospiti, e lo stadio adulto finale, fertile e riproduttivo, che troviamo nell'ospite definitivo. Tuttavia, scoprire tutta sta storia non è una cosa esattamente facile. Se ci pensate, già solo trovare i parassiti può rivelarsi arduo. Dovete trovare degli organismi che vivono dentro altri organismi. Un gran casino. E infatti, nonostante si conosca l'esistenza dei parassiti fin dall'antichità, i loro cicli biologici, la loro vita, diciamo così, è rimasta abbastanza oscura fino a tempi relativamente recenti. E per scoprirne alcuni, come vedremo, si è optato per l'autoinfestazione. Partiamo soft, Ascaris lumbricoides, che sarebbero questi due qua. Cioè, questi fanno schifo, però questi tipo. Si tratta di un nematode parassita piuttosto comune a livello mondiale che ho trattato già abbondantemente in questo video. Il ciclo vitale di questo nematode è piuttosto complesso, infatti una volta ingerite le uova, queste si schiudono nell'intestino e da lì le larve iniziano a migrare e farsi una scampagnata nel nostro corpo. Toccano svariati organi, tra cui fegato, cuore e polmoni, per poi risalire la trachea, farsi deglutire, tornare quindi nell'intestino dove diventeranno adulti e si accopperanno. Come dicevo, si fanno un bel giro, tuttavia questo lo sappiamo noi. Tra 8 e 900 scoprire il ciclo di Ascaris era estremamente importante, visto che comunque è sempre stato un parassita noto all'umanità, ma ancora non si sapeva cosa facesse in noi. Bene, per scoprire il viaggio che si fa Ascaris all'interno del nostro corpo ci sono più personaggi nel corso della storia che si sono autoinfestati con le uova, anche se inizialmente non è ovviamente stata la prima scelta. Si provarono anche altri approcci, tipo prendere le uova e metterle nell'acido dello stomaco per vedere se succedeva qualcosa, se la larva uscisse. Spoiler, no, non succedeva nulla. Si cercò di far parassitare altri animali come mucche e ratti, ma nel primo caso non succedeva nulla e nel secondo le larve venivano espulse tramite defecazione dopo pochi giorni. Non si riusciva a venire a capo di questa storia e perciò si passò alle maniere drastiche. Il primo fra tutti, colui che ha aperto la strada, fu Giovanni Battista Grassi, un nome piuttosto importante nella parassitologia italiana, soprattutto in campo malarico, ma anche su vari vermi intestinali. Nel 1879 decise che fosse un'ottima idea mangiarsi 100 uova del nematode in questione. Tutto gagliardo, 22 giorni dopo annunciò di aver trovato uova nelle sue feci, che provavano che l'infezione era avvenuta con successo. Urrà, giubilio! Tuttavia c'era un problema. 22 giorni sono davvero troppo pochi perché Ascaris completi tutto il suo peregrinare nel nostro corpo e diventi adulto, si riproduca e quindi le uova siano ritrovabili nelle feci. È verosimile che Grassi avesse già una debole infezione ad Ascaris lumbricoides e che quindi quelle che ha trovato di uova nelle sue feci non fossero del suo esperimento, ma fossero roba che aveva già lui in corpo. Mannaggia. Ma in Italia ci piace fare le cose strane, e perciò qualche anno dopo ci riprovò anche Salvatore Calandruccio, che però a sua volta fallì miseramente. Tuttavia riuscì a infettare un bambino di 7 anni dandogli 150 uova. Ah, che meraviglia l'800, eh? Dopo 20 giorni di ricerca assidua di uova nelle feci non trovò nulla, e scoraggiato smise di cercare. Almeno fino a 2 mesi dopo, quando dando un'ulteriore occhiata ne trovò un po'. Urrà, giubilio, abbiamo infettato un bambino con Ascaris! L'800. Fortunatamente il bambino venne trattato con antielmintici ed espulse ben 143 individui adulti da circa 20 centimetri. Non era un'infestazione leggera. Questo comunque dimostrava che i vermi non comparivano dal nulla, ma che bisognava per forza ingerire le uova per avere gli adulti nell'intestino. Tuttavia del ciclo ancora nulla. Facciamo un salto nel 1919. Stavolta non siamo più in Italia. Per fortuna.
Sadao Yoshida infettò un discreto numero di porcellini d'India a ondate, andando ad analizzare quelli che venivano trovati morti e quelli che venivano sacrificati per vedere cosa stesse succedendo al loro interno. Così facendo riuscì a costruire parzialmente il ciclo di Ascaris lumbricoides, tuttavia non riusciva ad andare oltre ai polmoni. Lui sapeva che le uova di questo parassita si trovavano nelle feci, ma come diavolo passava dal polmone alle feci? Era un bel problema. E quindi come lo risolse? Lo sapete già. Estrasse le larve dai polmoni del porcellino d'India e se le mangiò. Gourmet. Ne ingerì ben 35, ad essere precisi. Metti il caso che una crepasse prima, vai sicuro, no? E non accadde nulla, nel senso che le analisi sulle feci non trovarono uova. Neanche una. Pensando di aver sbagliato qualcosa, ne ingerì altre 52, sempre nello stesso metodo. Perché ce l'hai lì, che fai, te ne privi? E stavolta eccole lì, una marea di uova nelle feci. Si mise pure a descrivere sia le uova che le larve che trovò, quindi immagino stesse bene, ma il suo stesso articolo non riporta nulla di tutto ciò, quindi boh. Ma non è finita qui, perché nel 1971 in Russia un gruppo di scienziati si bevve 600 uova di Ascaris lumbricoides invecchiate 10 anni. Immagino questi con una cantina dove al posto di vini e formaggi hanno uova di Ascaris lumbricoides. Meraviglia. Piccolo excursus per spiegare questa cosa di 10 anni. Ascaris è un gelminta, il che significa che le sue uova devono maturare nel terreno per tot tempo a temperatura e umidità specifiche. Per questo c'è quella precisazione 10 anni nel terreno. 10 anni sono tanti. Bene, tutti hanno sviluppato dei sintomi, dimostrando come anche dopo 10 anni quelle uova fossero ancora infettive. Interessante e folle allo stesso tempo, eh? Beh, questo era solo Ascaris. Proseguiamo? Ora parliamo di un altro bello famoso, Taenia solium. Ci sono più casi anche per questo parassita, tuttavia ne prenderò in esame solo uno, quello di Kozen Yoshino, parassitologo giapponese che iniziò studiando Strongyloides stercoralis, per poi dirottare la sua attenzione su Taenia solium. Taenia solium non credo che abbia bisogno di grandi presentazioni, è quella tenia che ci prendiamo dal maiale se ne mangiamo carne cruda o poco cotta. Dal maiale. Considerate che negli anni 30 Yoshino riuscì a pubblicare ben 6 articoli su questo parassita. Ci ha dato dentro. Stavolta però non ci fu solo un'autoinfestazione, ma ci furono anche ben 3 volontari che poi furono appunto seguiti per vedere che cosa succedeva. Questo esperimento venne fatto per un motivo particolare. Fino al 45 a Okinawa Taenia solium era endemica e i casi di teniasi e di cisticercosi erano ben noti e descritti. Tuttavia la cisticercosi era ancora poco conosciuta. Badate, Yoshino era perfettamente conscio dei rischi di una neurocisticercosi. Tuttavia considerò l'idea di un'autoinfestazione come una grande possibilità di dare una bella mano alla parassitologia e quindi ottenere dei dati che potessero essere utili anche a costo di gravi problemi di salute o addirittura a costo della sua stessa vita. E qui faccio un secondo excursus. Se noi mangiamo carne di maiale contenenti larve di Taenia solium, noi ci imbecchiamo l'individuo adulto nell'intestino. Noioso, rischioso, ma la maggior parte delle volte non ha grandi effetti sull'ospite. Ma se ingeriamo delle uova provenienti anche dalla stessa tenia che noi potremmo avere nell'intestino, la situazione si fa ben più seria, perché in quel caso il problema è la cisticercosi. La cisticercosi, ossia la presenza di larve e non dell'adulto, mostra la forma più grave quando coinvolge il sistema nervoso centrale, diventando neurocisticercosi. Da tutta una serie di problemi anche piuttosto gravi e può essere anche letale. Comunque della cisticercosi ne ho parlato in questo video, perciò vi rimando lì per approfondimenti. Yoshino e gli altri volontari quindi si infettarono volontariamente con carne di maiale infetta e monitorarono la situazione per oltre un anno. Quindi loro volevano l'adulto nell'intestino e il rischio di cisticercosi era dato dall'involontaria assunzione di uova della propria tenia. Magari dopo non essersi lavati bene le mani, dopo essere andati in bagno o dopo aver mangiato dei campioni, per dire. Raccolse dati sul numero di proglottidi nelle feci, su quante fossero quelle gravide e sui sintomi e la loro evoluzione. E dopo 451 giorni i dati raccolti vennero considerati a sufficienza e quindi iniziarono una cura per eliminare l'ormai indesiderato ospite dall'intestino. Yoshino riuscì a non beccarsi la cisticercosi e visse altri 32 anni dopo l'esperimento. Non abbiamo invece informazioni sugli altri 3 volontari, nessuna parte, nessuna fonte riporta cosa è successo loro. Boh, mistero. Tra l'altro fu fatto un esperimento simile anche con Taenia saginata, quella tenia che ci possiamo beccare se mangiamo carne di bovino, cruda o poco cotta. E chi fu il primo a provarci? Torniamo in Italia, Edoardo Perroncito nel 1877. Ecco, piccola differenza tra le due tenie. Taenia saginata non può causare cisticercosi, come fa invece Taenia solium. Le uova non sono infettive e quindi possiamo infettarci solo e soltanto mangiando carne di bovino crudo poco cotta. Ma passiamo a un altro parassita intestinale. Ancilostoma duodenale, il parassita iperfotogenico. Come potete vedere ha dei bei dentelli, con i quali morde la mucosa intestinale nutrendosi di sangue. Scoperto nel 1838 da Angelo Dubini, questo parassita è stato davvero una piaga in passato. Ad esempio è stato la causa dell'anemia dei minatori del San Gottardo nel 1880. E chi scoprì la relazione tra quella patologia e ancilostoma duodenale?
Edoardo Perroncito, sì, ancora lui. L'ho già detto che l'Italia era fortissima in tema di parassitologia in passato? Ma torniamo al tema del video. L'autoinfezione da ancilostoma tra 8 e 900 è stata trovata in 40 pubblicazioni e ha coinvolto 599 individui. Non vi dico la mia frustrazione su questo numero, ma qualcuno non poteva farne uno in più e fare un 600 numero tondo? Vabbè. Probabilmente è un problema mio questo, però. Il primo che ho trovato è del 1896 ed è stato un mezzo incidente, ma ha avuto un risvolto incredibile per quanto riguarda la conoscenza di questo parassita. Infatti Arthur Loss si versò involontariamente delle larve di ancilostoma sulla mano. E una cosa super stupida e casuale lo portò a scoprire che le larve di questo parassita passano attraverso la cute. Si chiama serendipità. Io la chiamo botta di... Questa scoperta, che aveva una certa importanza, venne ripresa anche da Charles Bentley, che per confermare la scoperta di Loss non trovò cosa migliore da fare che piazzarsi delle feci infette sulla mano. Perché sì. Ma le sperimentazioni andarono avanti in tutto il mondo durante gli anni '20 e una di queste porterà alla scoperta che ancilostoma, a differenza di Necator americanus, può parassitare l'uomo anche tramite ingestione. Visto il mood del video potete immaginare un po' cosa combinarono. Ecco, Necator è un parente di ancilostoma. Le differenze più immediate sono che il primo non ha i dentelli ma piastre ed è diffuso sul continente americano. Tra l'altro la cosa interessante è che per un sacco di tempo il modus operandi per autoinfettarsi con ancilostoma era proprio l'infezione cutanea, la penetrazione cutanea. E questo pure per specie di ancilostoma non umane, tipo ancilostoma brasiliense per dirne uno, grazie a quale si scoprì larva migrans cutanea, una condizione per cui le larve di anchilostomi non umani invadono la pelle, ma non riescono ad andare oltre e perciò si formano delle caratteristiche strisce rosse sulla cute dovute alla migrazione della larva. Ma veniamo alla ciccia con Necator americano, la cosa ad oggi più assurda. Nel 1984 244 individui a Nottingham hanno preso parte ad un esperimento nel solito modo che ormai conosciamo. Piazza le larve qua. Tuttavia, da dove arrivavano quegli esemplari di Necator? Oddio, la cosa diventa sempre più difficile. Dalla Papua Nuova Guinea, e per la precisione in una linea che è stata tenuta inizialmente in vita grazie a donatori umani. Sì, avete capito bene, nel 1984 si usavano donatori umani. Sono riuscito a ripescare un'intervista a David Pritchard, immunologo dell'Università di Nottingham e ideatore della sperimentazione, dove dice chiaramente che davano pastiglie con dentro Necator alle persone, a cui richiedevano di riportargli i secchi con le loro feci. Mi rendo conto che messa così sembra una specie di abominio e crimine contro l'umanità, tuttavia ci sono un po' di ma, che non so se risolvano la situazione in realtà, però va bene. Si trattava di persone volontarie, si trattava di solo, con tutte le virgolette del caso, di 10 vermi a testa, e l'esperimento aveva superato l'approvazione del comitato etico. Ma perché? Perché fare sta cosa? Pritchard aveva notato che i papuani infettati da Necator non avevano praticamente mai una serie di malattie autoimmuni e quindi voleva scoprire il perché. Pensate che per avere il sì del comitato etico fu lui stesso a mettersi una benda con larve di Necator sul braccio. Descrisse la cosa in questo modo: il prurito quando ti attraversano la pelle è indescrivibile. E ha aggiunto anche che sua moglie era lievemente preoccupata dell'intera faccenda. Bah, vedi un po' te. Comunque questa branca di studi che parlano di come i parassiti possono aiutarci contro le malattie autoimmuni è una cosa super interessante, perciò se vi interessa farò un video a parte perché merita un video a parte. Ad ogni modo, anche tutt'oggi ci sono degli esperimenti con gli anchilostomi che iniziano necessariamente con l'inoculo alla vecchia maniera. E voi pensavate che fosse solo una cosa del passato, eh? Ma ora veniamo ad un altro matto, Claude Barlow. Il suo nome è legato a due parassiti, Fasciolopsis buschi e Schistosoma hematobium. In questo video vediamo solo il primo dei due. Tuttavia, se volete un secondo episodio con schistosome e tutti quelli che ho lasciato fuori, fatemelo sapere in un commento che metterò al lavoro per fare appunto il secondo episodio. Ma diamo un po' di contesto. Fasciolopsis buschi è il più grande trematode intestinale che può colpire la nostra specie. Vive nell'intestino del maiale e dell'uomo e produce circa 25.000 uova al giorno. Insomma, è uno che si sbatte. Noi e i maiali possiamo infettarci ingerendo le larve che si possono trovare su piante acquatiche tipo il crescione oppure bevendo acqua contaminata. Quindi che ci fece il buon Barlow con Fasciolopsis? Un sacco di esperimenti su se stesso. Iniziò infatti ingerendo delle uova, giusto per vedere queste come superavano la barriera gastrica e se venivano ritrovate nelle feci, insomma. Così, si tastava il terreno in pratica. Dico solo che nel suo stesso articolo però parla di diverse migliaia di uova. Già. Le uova comparvero comunque già dal giorno stesso e scomparvero nel giro di 8 giorni. Non si presentavano particolarmente danneggiate e quindi dedusse che superavano la barriera gastrica senza troppi problemi. Ma questo era solo l'inizio.
preparatevi. Infatti dalle uova passò agli esemplari adulti e ne ingerì in 4 occasioni diverse. La prima volta lo fece con 2 a stomaco vuoto. Non successe nulla, per cui pensò di averli digeriti. La seconda volta divenne più sofisticato e si creò un piatto ad hoc. Bicarbonato e latte condensato furono infatti seguiti da 3 vermi adulti. Il bicarbonato e il latte condensato erano per far superare i parassiti lo stomaco, cosa che puntualmente successe dato che trovò le uova nelle feci 28 ore dopo l'ingestione. La terza volta furono 6 gli esemplari adulti ingeriti dopo un pasto completo. E anche stavolta le uova comparvero nelle feci. E infine la quarta volta, quella in cui davvero ho voluto strafare. Ingerì qualcosa come 36 esemplari adulti dopo un pasto completo. E questo diede il via a un'infestazione che durò oltre un anno. Piccolo particolare, questi 36 erano stati estratti ad un paziente cinese. Sempre meglio, vero? So che tutti vi state chiedendo, ma perché? Ma perché devi fare una roba del genere? La risposta non ce l'ho, ma so che grazie a questi esperimenti riuscì a scoprire che era possibile trapiantare individui di Fasciolopsis ad un ospite definitivo diverso e a farlo sopravvivere e pure riprodurre. Ma siccome evidentemente 36 erano pochi, dopo qualche tempo ingerì 185 metacercarie, che è uno stadio larvale tipico dei trematodi, di Fasciolopsis buschi. E voi pensate che sia successo un casino inverecondo, una cosa impressionante, disastri, e invece successe poco o nulla. Qualcosina sì, ma niente di eccezionale. Recuperò 124 esemplari adulti dalle feci e ebbe pochi sintomi in generale. Tuttavia c'è una domanda che mi pongo. Per averne mangiati così tanti, ma che gusto ha Fasciolopsis buschi? Fatto sta che nel 1923 Barlow pubblica un articolo dove spiega nel dettaglio il ciclo vitale di questo trematode, le dimensioni, le tempistiche dell'infezione, la morfologia in ogni fase dello stadio vitale e un paragrafo riguardante addirittura la prevenzione, che detto da lui, insomma. Ovviamente questa non è tutta farina del suo sacco, infatti nel suo stesso articolo cita anche altri lavori fatti da altri, ma non si può certo dire che non abbia dato tutto se stesso. Tuttavia vorrei tornare come ultimo argomento del video a 2 parassitologi che abbiamo già nominato in questo video, ma siccome hanno fatto così tanti assaggi in vita loro di parassiti, secondo me meritano un momentino tutto per loro. E ragazzi, si torna in Italia. Parliamo di Grassi e Calandruccio. Questi 2 pesi massimi della parassitologia italiana hanno lavorato per un po' di tempo assieme e li legava un rapporto di stima e amicizia, tant'è che pubblicarono diversi articoli insieme. Tuttavia le cose peggiorarono quando Grassi non citò Calandruccio in più pubblicazioni su cui avevano lavorato insieme, perciò il rapporto si deteriorò e non finì bene, insomma, tra di loro. Ma noi siamo qui per le autoinfestazioni e chi meglio di loro due può mostrarci cosa significhi essere presi bene per una ricerca. In particolare Calandruccio, ma andiamo con ordine. Giovanni Battista Grassi volle cimentarsi con 3 parassiti: Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale e Plasmodium falciparum. Su Ascaris, come abbiamo già detto, si ingoiò 100 uova e dopo 22 giorni le trovò nelle feci, anche se probabilmente quelle uova non venivano dal suo esperimento. Anche con Ancylostoma ingerì 100 uova, ma pure questo esperimento in realtà non portò assolutamente a niente. Allora, siccome era testardo, con Ancylostoma riprovò, stavolta con un gran numero di larve, tuttavia anche stavolta nada. Ma pensa te, uno vuole infettarsi e non può. Dannati parassiti che non parassitano. Infine se la vide anche con Plasmodium falciparum, o perlomeno credette di vedersela con lui, nel senso che si fece pungere da zanzare ritenute infette, ma non accadde nulla neanche stavolta, quindi boh, più che anima sto uomo. Dal nostro punto di vista, ovviamente. Ma come dicevamo, sicuramente il re delle autoinfestazioni da parassiti è Salvatore Calandruccio. Per farvi capire, il buon Calandruccio si iniettò 1 grammo di sangue di una persona infetta da malaria quartana per vedere che cosa succedeva. Che cosa mai potrà andare storto in fondo, no? Dopo 18 giorni sviluppò i sintomi della malaria quartana e guarda caso trovarono Plasmodium nel suo sangue. Ma siccome era una persona testarda e recidiva, riprovò anche altre 4 volte con altri 4 Plasmodium diversi per vedere che cosa succedeva, e questo compromise parecchio la sua salute. E a che era servito tutto ciò? A provare che la malaria può passare da uomo a uomo. Ma dopo questa brillante idea ne ebbe pure altre, non è che si è fermato qua. Infatti si ritrova ad avere a che fare con Giardia duodenalis, Balatidium coli, Ascaridi vari, Ossiuri, Strongyloides stercoralis, Echinococcus granulosus, Tenia solium e Tenia saginata, Imenolepis nana e Moniliformis moniliformis, un acantocefalo. Probabilmente faceva la collezione, perché altrimenti io non mi spiego la voglia di quest'uomo di cacciarsi nello stomaco qualsiasi parassita gli capitasse a tiro. Pensate che una delle fonti da cui ho preso questi dati afferma questa cosa. Sembra probabile che se si esclude Ancylostoma duodenale, già studiato da Grassi, non ci sia alcun protozoo o elminta dannoso per l'uomo presente a quel tempo in Sicilia che Calandruccio non abbia ingerito volontariamente, sotto forma di cisti, uova o larve, o si sia infettato per scopi di ricerca. Ammettetelo, l'avete pensato anche voi.
Calandruccio morì nel 1908 a 50 anni per un'insufficienza renale, molto probabilmente non causata da alcun parassita. L'ironia della vita. Come avete visto, tutte queste persone che effettivamente non sembrano particolarmente registrate hanno portato avanti di molto le conoscenze nel campo della parassitologia. Diciamo che pure grazie a loro che oggi abbiamo certe conoscenze su certi parassiti. Perciò matti sì, ma grazie. Bene ragazzi, il video finisce qui. È stato un bel viaggio, tra persone che hanno fatto la storia della parassitologia con le loro scoperte fatte da esperimenti un po' bizzarri e assurdi, ma comunque delle serie scoperte. Anzi, se siete arrivati qua, scrivete nei commenti follia portami via, dai, vediamo quanti siamo. Tra l'altro, come vi dicevo prima, ho lasciato fuori un bel po' di cose, perciò se vi interessa un episodio 2, fatemelo sapere ovviamente, perché a me è piaciuto tantissimo cercare tutto questo materiale e fare questo video, mi sono proprio divertito. Intanto vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale nel caso ancora non l'aveste fatto, e magari, perché no, condividere questo video strambo. Inoltre, se volete ancora sentire parlare di parassiti, qui ai miei lati saranno usciti 2 video che chissà, forse possono interessarvi. Io intanto vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!